50° giorno di guerra si intensificano gli scontri tra russi e ucraini e si amplia la lista degli stati coinvolti nel conflitto in maniera più o meno diretta. Sul fronte militare c'è stata la presa, a quanto pare totale, di Mariupol, una delle maggiori città e dei più importanti porti del sud dell'Ucraina. Contestualmente c'è stato anche l'affondamento di un incrociatore russo, la Moskva. Secondo le fonti ucraine, la nave è stata affondata da un missile lanciato dall'esercito di Kiev, mentre i russi sostengono sia stato un guasto a causare l'incendio che ha portato all'affondamento. Gli USA hanno fatto sapere che nell'arco di pochi giorni invieranno in Ucraina altre armi per 800 milioni di dollari e Svezia e Finlandia hanno iniziato i colloqui per una prossima adesione alla NATO. La risposta di Mosca è stata quella di spostare le truppe verso il confine dei paesi in questione e minacciare serie conseguenze in caso dell'entrata dei due stati, tradizionalmente neutrali, nell'Alleanza Atlantica. Ma pare che, almeno in Europa, sia impossibile mantenersi parzialmente neutrali e spingere per il dialogo tra le parti in causa. La pressione sui paesi del vecchio continente perché si schierino in guerra contro la Russia è fortissima. Germania e Ungheria, che hanno utilizzato un linguaggio più diplomatico e meno bellicistico e insieme all'Austria hanno sottolineato come l'embargo sul gas russo colpisca più l'Europa che Mosca, sono state accusate di intelligenza con il nemico e il governo di Kiev ha rifiutato la visita del presidente tedesco definendolo non gradito. Ma se in Europa tutti si mettono sull'attenti per appoggiare la NATO e gli USA, non si può dire altrettanto del resto del mondo. La Yellen, segretario al Tesoro americano, ha per questo attaccato i paesi che, per usare le sue parole, stanno sullo steccato e non si schierano apertamente con Washington e Kiev, minacciando per loro sanzioni di secondo grado e gravi conseguenze. Nel suo discorso la Yellen ha citato la Cina, ma le parole del segretario erano rivolte anche all'India, al Brasile, alla Turchia e agli altri stati fuori dall'UE che non vogliono saperne di tagliare i ponti con Mosca. In questo contesto, a breve ci sarà il ballottaggio per le elezioni in Francia. La vittoria della Le Pen è difficile, ma non impossibile. E se Blue Marine dovesse diventare presidente, il fronte bellico europeo subirebbe un colpo micidiale. Il futuro dell'Europa e della pace è dunque nelle mani degli elettori francesi, speriamo ne siano consapevoli. Se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale, vai in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo.